Little Italy, la storia di Arianna, Nick e Tonio è il libro di Elisa Rossi. Buonasera e benvenuta. Buonasera a Se Scrivendo. Grazie. È una grande ed importante storia d'amore che però ha un'origine, ha dei colpi di scena centrali, ma soprattutto ha dei presupposti alle spalle. E questa storia è costruita grazie ad un'altra storia. C'è il senso della tradizione, c'è la voglia di rimanere fedeli non soltanto a se stessi ma anche a quello che il nostro paese è in grado di rappresentare a noi e agli altri che ci seguono da fuori. Hai centrato quella che è l'idea del libro, perché il libro è dedicato a mio figlio, in quanto comunque sia la protagonista che l'unico figlio maschio della protagonista hanno molti punti in comune, sia con me che con mio figlio. Ma il tema centrale, oltre a quella della paternità e del motivo per cui sono pochissime le figure femminili a parte la protagonista presenti nel libro, è che il nostro paese, l'Italia, offre tantissimi spunti, famosi non soltanto qui da noi ma soprattutto oltreoceano, e vanno dal sicuramente cibo, vino, vestiario, e quindi ogni parte, perché è composta da 60 parti molto brevi, spesso hanno come dei riferimenti a quella che è la nostra identità culturale, gastronomica o la moda, e questo è uno dei filoni. L'altro filone è sicuramente quello dell'amore, una donna che si è resa indipendente, che cerca di spezzare il suo destino, che è un destino sicuramente legato alla famiglia d'onore, e cerca la sua indipendenza, la trova, per poi comunque sentirsi legata a un destino che è più forte di quello che è la sua autonomia e indipendenza, e ritrova le proprie radici scegliendole. E quindi alla fine è una scelta consapevole. Sì, perché spesso si fugge da ciò Sì. che ci appartiene, da quello che troviamo insomma nel momento e nel contesto in cui nasciamo. Spesso si scappa, ma poi si acquisisce una tale maturità che ci riporta alla nostra origine, quindi siamo sempre portati a ripercorrere una determinata strada all'indietro per raggiungere forse quello che ci siamo lasciati alle spalle. La cosa che ho gradito di questo libro e soprattutto la cosa che mi ha colpito della figura di Arianna è che la sua autrice in qualche modo gli ha consentito di andare oltre i luoghi comuni che ci riguardano. Sì, considera che Arianna non lascia l'Italia per cercare l'amore. L'amore le viene incontro, e le viene incontro una volta casualmente con il suo lavoro, perché lei è una sceneggiatrice e quindi, diciamo così, deve tessere le fila del suo film, e facendo questo si accorge del fascino, dell'attrazione che aveva volontariamente soffocato per dimenticare quello che era il suo passato, e ne viene travolta perché vede la possibilità in Nick, che è l'attore statunitense, di cambiare il suo destino. Se non che a volte seguiamo una linea che è già tracciata, e quindi torna nella sua vita in modo molto prepotente e passionale una figura maschile importante che l'ha seguita sin dalla nascita, è del braccio destro di suo padre, e che in modo quasi impercettibile riprenderà l'anima e la vera essenza di Arianna, perché in realtà è l'unico uomo che la conosce nel profondo, e lei sentirà in quel momento che non può e non vuole sfuggire al suo destino, perché deve garantire a se stesso e suo figlio la possibilità di cambiare la realtà stando dentro la realtà e non fuggendo da essa. Il punto di vista femminile in questo libro è essenziale, però riesce ad essere un punto di vista femminile senza apparire femminista. Questo è, insomma, Sì, ci vuole del talento e del carattere per... Perché in realtà rispecchia un po' quella che è la mia visione. Io non mi considero una femminista. Quando ho scoperto di essere incinta, sapevo che avrei generato un figlio maschio. Io considero l'essere maschile un essere fondamentale nel percorso della donna, perché ha una forza e una debolezza. Però che le unita posso dire una cosa, spesso non indispensabile. Non indispensabile, ovviamente. Se glielo dice un maschietto, insomma. Non indispensabile, però sicuramente anche rivalutare la figura paterna, diventare padre, comportarsi, fingere di comportarsi come un padre, è una chiave di lettura del libro. Ed è un motivo per cui le figure femminili non hanno tutto questo grande risalto. Ci sono, ma sicuramente la figura maschile
appare in più sfaccettature. Per il nostro pubblico sarà sicuramente facile immedesimarsi. Grazie ad Elisa Rossi, Little Italy, la storia di Arianna, Nick e Tonio, edito dal gruppo Albatros, e grazie anche per averci seguito fin qui. Vi ricordo il nostro sito web gruppoalbatrosilfilo.it. Se volete scrivere, l'indirizzo di posta elettronica compare in sovraimpressione, se scrivendo @chaosfilm.it. Vi aspetto nel prossimo appuntamento con altre storie e altri ospiti, non mancate.